Ben ritrovati ragazzi, nel video di oggi concedetemi anche a me ogni tanto di portarvi un prodotto che non è, tra virgolette, idoneo proprio alla mia nicchia, ma ho avuto l'occasione di collaborare con questa azienda, la Duos, che produce e-bike, e quindi oggi ti faccio la mia personale recensione di una e-bike decisamente potente. Una e-bike che ha due motori, uno sulla ruota anteriore e uno sulla ruota posteriore, quindi trazione anche integrale. Il motore davanti comunque può essere disattivato. Abbiamo due ruote da 26, come vedete abbiamo dei copertoni FAT, quindi abbiamo anche una valida sospensione quando andiamo a utilizzare nel fuoristrada. Quindi una bicicletta che ha anche decisamente non solamente potenza ma anche molta autonomia, e la andremo a scoprire proprio nel video di oggi. Facciamo una prova della velocità, ovviamente non sono in pianura, e vediamo le prestazioni di questa bicicletta. Quindi partiamo dall'assistenza 1, qui c'è un po' di salita, mezzo giro e parte l'assistenza. In questo caso arrivo a 22 km orari, assistenza 2, si sale a 30 km all'ora, ha un po' di freschetto ragazzi. Assistenza 3, siamo a 40, qui una leggera discesa, siamo già a 40, assistenza 4, 45 quasi, mettiamo direttamente l'ultima assistenza da 5. E adesso siamo leggermente in salita, 46. Calcolate, ripeto che siamo in salita. E qui mi fermo perché sennò mi congelo. Quindi ragazzi, questo è il percorso praticamente che abbiamo fatto per fare questa prova di velocità. Da quando sono partito da casa praticamente fino a questo punto ho percorso 8 km, 8 km di salita pura, una salita decisamente impegnativa. Non uso l'acceleratore, ho messo il rapporto decisamente più agile e ti dico che con l'aiuto del motore posteriore, con la bici sbloccata, praticamente in certi tratti non ce l'avrei fatta, quindi ho dovuto attivare anche il motore anteriore, ok? E praticamente non ho avuto difficoltà. Quello che ho visto proprio nel display che abbiamo qui nella bicicletta, dove abbiamo la durata della batteria espressa in tacchette, che scendevano di brutto, e praticamente da 5, che è la carica completa, andavano a 2. Quando si sale con due motori attivi ragazzi, la bicicletta consuma molto di più. Come sentite ho anche un po' il fiatone perché ho pedalato un po', ok? Anzi, ne approfitto di bere un po' di acqua. Qui siamo in una zona molto bella della Romania, soprattutto d'estate, ma anche d'inverno con la neve. È una zona che conosco abbastanza bene perché ci vengo a fare delle foto. Chi mi segue nel canale ovviamente potrebbe anche ricordarsi qualcosina. Vediamo adesso la potenza dei motori. Allora, singolarmente abbiamo detto abbiamo 750 watt sia nella ruota anteriore che posteriore. Sono motori brushless, hanno una potenza di esattamente 65 Nm al metro, quindi un totale di 130. Funzionano a 48 volt, è una bicicletta abbastanza cattiva, ok? Non è paragonabile a una cross elettrica, questo va detto, però la bicicletta ha delle prestazioni decisamente interessanti. Mi raccomando, i motori non sono completamente impermeabili, quindi se c'è una leggera pioggia va bene, ma ovviamente non devono prendere acqua, altrimenti andranno a danneggiarsi a lungo andare, ok ragazzi? Mi raccomando, utilizzate il parafango qua, so che alcuni vorrebbero toglierlo, ma dal momento che abbiamo proprio la batteria qui, anche se credo sia anche abbastanza protetta, alcuni schizzi d'acqua potrebbero ovviamente entrare proprio nella batteria, quindi lasciate il parafango anteriore. Dunque ragazzi, facciamo una prova
Facciamo questa salita che più o meno ha una pendenza del 30%, bicicletta bloccata, quindi raggiunge la velocità consentita 25 km all'ora. Ho attivato solo il motore posteriore, ovviamente, ingranaggio più agile, quindi la corona più grande, e saliamo e vediamo come si comporta. Se non ce la fa vado ad attivare anche il motore anteriore. Parto con la terza velocità, la terza assistenza, fa un po' di fatica, metto la seconda, fa un po' di fatica, vado su con la terza, quinta, 15 km all'ora. Ok, quindi adesso vado ad attivare il motore anteriore e sto pedalando anch'io perché io non ho l'acceleratore. Eccolo qua, anche sgommato un po'. La differenza si sente subito, ragazzi. Ecco, questo è il vantaggio di avere la trazione integrale. Stiamo salendo decisamente in maniera molto semplice. Vediamo alcune caratteristiche di questa F26 della Duo. Come ti dicevo nella intro, abbiamo due ruote che hanno un diametro da 26, però utilizza, come vedi, dei copertoni tipo FAT. Hanno una spalla da 4 cm, sono copertoni che hanno i tacchetti come quelli che utilizzano praticamente le motocross, tacchetti decisamente non così vistosi, però sono adatti proprio per l'uso del fuoristrada. Attenzione quando utilizzi questa bici nell'asfalto, perché non abbiamo la stessa aderenza che ha il classico copertone liscio, ok? Perché se piove soprattutto è molto semplice scivolare. Per quanto riguarda un aspetto molto importante, cioè il sistema frenante, abbiamo dei freni idraulici. Abbiamo dei dischi da 160, anche se io personalmente avrei preferito dei dischi da 180. Cosa ti posso dire? Allora, per l'utilizzo in pianura, anche con delle leggere discese, praticamente questi freni funzionano decisamente molto bene, ok? Qui, avendola provata in questa zona, collina, montagna, con discese decisamente molto più lunghe, praticamente vedo che tendono giustamente a surriscaldarsi. Non ho avuto grosse problematiche, però diciamo che si potrebbe sotto questo punto di vista anche migliorare. E adesso mi aspetta una discesa decisamente molto lunga, circa 8 km, e quindi ti darò maggiori feedback. L'F26 utilizza un cambio a 7 rapporti, quindi 7 velocità della Shimano, quindi sotto questo punto di vista abbiamo anche una garanzia. Io praticamente in questa zona ho utilizzato sempre il rapporto più agile, quindi la corona più grande, proprio perché siamo in montagna. All'inizio, quando la bicicletta mi era arrivata, utilizzavo in pianura il rapporto decisamente più duro. Comunque abbiamo 7 velocità e quindi possiamo adattare proprio la pedalata in base a dove la andiamo a utilizzare. Ho avuto un piccolo problema, chiamiamolo piccolo, con il freno posteriore. Credo si sia surriscaldato, non so perché, anche perché io raramente utilizzo il freno posteriore. Comunque ricordo che siamo in montagna, si è surriscaldato non solamente il disco ma anche qui, praticamente dove abbiamo le pinze che vanno a stringere poi le pastiglie, il pistoncino che esce, e ho visto che c'era una piccola perdita di olio. Adesso non ho più pressione, quindi dovrò rimediare. Qui non ho ovviamente i pezzi di ricambio, dovrò ordinarli, dovrò cambiare questa guaina e poi fare un rabocco di olio, quindi portare in pressione e vediamo se i freni dopo funzioneranno meglio. Ma ho intenzione di fare un upgrade a questa bicicletta perché è decisamente un piccolo mostro. Vediamo anche il manubrio e tutto quello che è a disposizione. Innanzitutto 2 manopole con l'appoggiapolso, la manopola di destra eventualmente la puoi togliere e
andare a installare proprio la manopola con l'acceleratore che ha in dotazione. Ti ricordo che è assolutamente vietato utilizzare l'acceleratore sulle strade pubbliche. Qui abbiamo la leva del cambio Shimano a 7 rapporti, qui abbiamo un'entrata USB tipo A per andare a ricaricare eventualmente un device come il tuo telefono. Qui abbiamo il display, adesso andremo a vedere più da vicino, a colori. Nella manopola invece di sinistra abbiamo innanzitutto l'interruttore delle luci, il tasto DS che serve per andare ad attivare proprio il motore anteriore e il tasto del clacson. Qui abbiamo anche il tasto dell'accensione della bicicletta, lo devi tenere premuto per un paio di secondi e avrai la conferma proprio nel display. Con il tasto più e meno vai a cambiare il livello di assistenza. In questo display praticamente hai alcune informazioni abbastanza importanti, innanzitutto lo stato attuale della carica della batteria, qui abbiamo i chilometri che stai percorrendo, qui esattamente il livello di assistenza che stai utilizzando, ne abbiamo 5, e i chilometri totali percorsi da quando hai acquistato la bicicletta. Premendo velocemente il tasto di accensione praticamente avrai i chilometri parziali da quando hai acceso la bicicletta, poi anche il voltaggio della batteria e il tempo da quando praticamente è iniziato l'attività ciclistica. Il prezzo di questa Duos F26 attualmente è di 1.399 euro, ma in descrizione ti lascio un coupon che mi hanno proprio lasciato gli amici di Duos. Allora, innanzitutto ci sono delle cose che devi sapere. La scatola che riceverai pesa 50 kg, quindi è meglio essere in due al momento della consegna. La bici pesa 40, che è un peso decisamente importante, ok? Però all'interno della scatola c'è anche il caricabatterie, insomma. Nel complessivo pesa 50 kg. Per quanto riguarda la taglia, non hai scelta, taglia unica. Gli amici di Duos dicono che è una bicicletta adatta soprattutto per chi ha un'altezza tra 1,70 m e 2 metri, ok? Io ti posso dire che anche se magari sei più basso leggermente di 1,70 m ce la potresti anche fare, quindi vai a abbassare praticamente al minimo la sella. Il manubrio non può essere regolato purtroppo e quindi l'unica cosa che puoi regolare è esattamente la sella, una sella che tra l'altro è anche abbastanza morbida. Io non ci ho percorso tantissimi chilometri perché se la sella è valida la sento dopo ovviamente un utilizzo di molte ore, però primo impatto sembra decisamente molto valida. Non ha una molla, ok, è solo imbottita molto bene, ma credimi che con l'aiuto di queste ruote non avrai grossi problemi. Per quanto riguarda la colorazione che potrai scegliere, i colori sono due: rosso nero oppure argento. Per quanto riguarda l'installazione invece è molto semplice, non ti faccio vedere come si procede perché innanzitutto trovi tanti contenuti su YouTube, nel stesso canale YouTube della Duos c'è un tutorial. Ti posso dire che perderai più tempo a togliere tutte le protezioni perché la bici ti arriva ben protetta e praticamente devi inserire la ruota davanti, il parafango, questo fanale e questo portapacchi, quindi al massimo ci impiegherai un'oretta, ok ragazzi? Altro credo non ci sia da dire, anzi, cosa molto importante, le sospensioni anteriori. La parte posteriore non abbiamo niente, quindi ti devi affidare alle ruote fatte. Qui abbiamo una forcella che può essere bloccata o sbloccata in base ovviamente a dove l'andrai a utilizzare, quindi la classica sospensione che troviamo su qualsiasi mountain bike. Il sistema di illuminazione di questa F26 è composto da questo fanale rotondo, questo proiettore a LED che ha anche un design decisamente accattivante, fa abbastanza luce, funziona praticamente con la batteria principale della F26, come la luce posteriore che praticamente la troviamo proprio nel portapacchi di colore rosso, ovviamente anche questa è alimentata dalla batteria. Questo fanalino funge anche da stop, quindi quando andiamo a premere il freno destro o sinistro praticamente quelli che ci seguono sanno che stiamo frenando. Abbiamo l'interruttore dedicato per accendere e spegnere esattamente qui nel manubrio le luci. Il reparto dedicato all'alimentazione è composto da una batteria che è esattamente all'interno di questo telaio
Per rimuoverla innanzitutto abbiamo una chiave. Questa chiave funge solamente per la rimozione, non agisce praticamente elettronicamente, quindi basta girare la chiave. Qui poi abbiamo una leva di sblocco, qui bisogna sterzare un po', non troppo, se no tocca e la andiamo a togliere. Allora, la batteria praticamente è da 960 wattora, quindi quasi un kilowatt, quindi è molto anche semplice fare il calcolo matematico della durata della batteria. Comunque dipende sempre da come la andiamo a utilizzare. Innanzitutto sono celle di Samsung e questo è un aspetto molto importante, ragazzi, ok? Pesa parecchio perché pesa 5 kg solamente questa batteria, però quando la batteria è pesante è segno che è una batteria di qualità. Per quanto riguarda la ricarica, innanzitutto avrà in dotazione un caricabatterie da 3 ampere, quindi la ricarica, se la facciamo da batteria decisamente scarica, ci vorranno 6-7 ore. La batteria praticamente ha 4 ampere, come ti dicevo, 960 wattora. Quindi per quanto riguarda l'autonomia dipende da come usi la bicicletta. Adesso io vado a escludere l'acceleratore, tu calcola 60-70 km. Loro dicono 100 km, 110, ma secondo me hanno fatto questo calcolo utilizzando l'assistenza 1 e con una persona che pesa 70 kg. Comunque, secondo me 60-70 km con la pedalata assistita ce la farai a percorrere proprio questa distanza. Prima di inserire la batteria nel telaio, per attivarla mi raccomando avete questo pulsantino rosso che è agibile sul momento della batteria tolta, perché quando è nel telaio non è accessibile, quindi dovete spostare questo interruttore nella posizione 1. Abbiamo anche questo tasto checker che ti indica praticamente, tenendolo premuto, lo stato della carica della batteria, ma così sicuramente voi andrete a vedere proprio il display dove abbiamo le tacche con la batteria residua. Qui abbiamo l'entrata dello spinotto dell'alimentatore, quindi la batteria voi la potete anche portare tranquillamente in appartamento. L'F26, ragazzi, può supportare fino a un peso massimo complessivo di 150 kg. Questo portapacchi che lo potrai installare a tuo piacimento, che ti ricorda in dotazione, peso massimo che potrai caricare qui è di 80 kg. È una bicicletta, come ti dicevo, abbastanza pesante, perché 40 kg non sono affatto pochi, lo dico soprattutto per le donne quando la dovrai sollevare per attraversare magari una breve scalinata oppure un tronco nella foresta. Mi sarebbe piaciuto anche trovare una spia qui in questo display di quando vado ad attivare il motore anteriore. Ti ricordo che hai anche la possibilità di scaricare un'applicazione per il tuo telefono, si collega proprio tramite il Bluetooth e hai anche alcune informazioni che non trovi in questo display, ma le principali, quelle diciamo più importanti, le potrai fare tranquillamente come faccio io direttamente da questo display. Mi raccomando, se vai a cambiare il menu, perché ovviamente lo puoi personalizzare a tuo piacimento, fatti una foto di ogni schermata del menu, perché dopo praticamente ti potresti anche dimenticare e non c'è un tasto, almeno io non l'ho trovato, per andare a resettare come quando hai ricevuto la bicicletta. Volevo dirvi altre cose. Innanzitutto in dotazione troverete una pompetta, l'acceleratore se volete ovviamente installarlo, e c'è anche un portatelefono. Sono cose che io praticamente non porto quasi mai con me perché non mi servono, però la pompa sì, perché può essere utile soprattutto quando hai queste ruote che magari le vai a sgonfiare. Comunque, una cosa che ti volevo dire, io personalmente dal momento che le avevo tra l'altro proprio comprate l'anno scorso, ho inserito nella ruota anteriore, cioè nella pista anteriore, le pastiglie della Shimano. Sono compatibili, vanno bene, e innanzitutto sono riuscito a togliere proprio quel fastidioso rumore di strusciamento, e la frenata, credetemi, è decisamente cambiata perché adesso frena decisamente meglio, e quindi sono speranzoso che appena risolvo anche il problema della ruota posteriore. Ho tra l'altro contattato il servizio clienti della Duot, mi hanno detto di fare uno spurgo, e se con lo spurgo ancora non funziona mi mandano il pezzo di ricambio. Poi io, come ti dirò fra poco, ho già valutato di fare un upgrade proprio dei freni, perché
nella zona in cui mi trovo, decisamente è molto importante che la bici vada a frenare, perché ti ricordo, lei pesa 40 kg, più io che peso quasi 85, quindi in discesa la bici viaggia e io alla mia età non posso permettermi, ma neanche se fossi giovane, di farmi male. Vediamo adesso l'aspetto che deve essere decisamente chiaro per tutti coloro che pensano di acquistare questa bicicletta, perché sì, sono qui per fartela conoscere, ma sono anche qui per ovviamente dirti alcune cose che magari non sono chiare a tutti. Allora, la normativa italiana, anzi europea, dice che tutte le biciclette con la pedalata assistita non devono superare i 25 km/h. Quando ricevi questa bici praticamente non supera questa velocità, ok? Sotto questo punto di vista saremo anche a norma, però dov'è che non siamo più a norma per quanto riguarda proprio la potenza del motore, perché la legge dice 250 watt, ok? Ci ho già detto più volte in questo video che abbiamo un motore da 750 watt, quindi se decidi di acquistare questa bici sappi che la potrai utilizzare solamente su strade chiuse al traffico, mi raccomando. Dunque ragazzi, fasi conclusive di questa mia recensione dedicata a questa F26 della Duos. Sono rimasto un giorno in più sperando che le condizioni meteo andassero a migliorare, invece sono proprio peggiorate perché fa anche decisamente molto più freddo. Siamo quasi al 10 di aprile, siamo ormai in primavera inoltrata, ma qui le temperature quest'anno non vogliono salire. Comunque, concludendo questa mia recensione, ti posso dire che è una bici che vado a consigliare soprattutto per chi pensa di utilizzarla in collina e in montagna soprattutto. Se pensi di utilizzarla per uso cittadino, beh, ci sono altre alternative, sono anche decisamente più economiche. Però se ti piace il fuoristrada, questa potrebbe essere anche la soluzione per te che abiti in città. Per quanto riguarda la trazione anteriore, è un'opzione che io personalmente consiglio solamente nel caso affronti salite decisamente impegnativi dove il motore principale, quello posteriore, non ce la fa, ok, e fa la differenza, e qui me ne sono accorto moltissimo. Per quanto riguarda i freni, allora non mi fanno impazzire, ok, ripeto, qui in questo contesto, in effetti appena arriverò a casa mi informo e penso di fare un upgrade proprio dei freni idraulici, cioè metto le pinze con 2 pistoni proprio per avere maggiore tranquillità. Ho visto che il prezzo non è decisamente costoso e dal momento che questa bicicletta me la voglio tenere perché quest'estate la voglio decisamente utilizzare. Per quanto riguarda invece le ruote FAT, mi devo ancora abituare. Portati sempre la pompetta che ti danno in dotazione, ok, è in regalo. Può essere utile perché nell'asfalto praticamente io le vado a utilizzare più gonfiate, qui le vado a sgonfiare molto di più proprio per avere decisamente una bicicletta più ammortizzata, ok ragazzi, quindi la pompetta è quasi obbligatoria se pensi di fare proprio asfalto e terreno come in questo caso, ok ragazzi. Per il resto è una bicicletta che qualità rapporto prezzo secondo me va più che bene, abbiamo una batteria decisamente importante di qualità della Samsung, quindi non abbiamo problemi sotto questo punto di vista, anche pensando che l'andremo a utilizzare per parecchi anni, ok? Abbiamo una buona autonomia, quindi se vi può interessare vi lascio, come vi dicevo, il link in descrizione. C'è anche un buono sconto. Se avete domande che magari avete da farmi perché non sono stato chiaro proprio in questa recensione, vi aspetto qui sotto. Io ti do appuntamento alla prossima settimana dove torneremo a parlare ovviamente di fotografia. Grazie e alla prossima, ciao!